Eccoci, siamo qui con Ross. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Penso sia una vita parallela perché è il capitano di una nave da crociera e qua sento proprio il senso di libertà, di realizzazione, di ammirazione anche che riceve. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 con un sorriso proprio smagliante, fresco. Progetto. Mi viene affondando. Vedo proprio questa nave, per rimanere in tema, che affonda giù negli abissi ed è sempre più buio. Vibrazione. 2 miliardi circa. Consapevolezza. 136. Anima. 37. Vite. 2072. Cervello. 8,6. Suscettibilità ipnotica. 30. 3D. 78. 7-8. Sì. Vivacità animica. 95. Ok, allora i valori sono un po' così, tranne la vivacità animica se vogliamo. Nome dell'anima. Perché, in questo momento è bizzarra. Nome dello spirito. Muschio. Entità eteriche, vediamole. C'è un gipeto che mangia i cadaveri e in fin dei conti lui è un po' alla stregua di un cadavere. Poi c'è, secondo me, quelli che sono i principali attori, no? Tra queste entità che sono dei militari che sono in qualche modo coordinati da Yahweh. Poi c'è una strega del secondo universo che tende un po' a mandare in tilt tutto l'aspetto sentimentale e emotivo. Ehm, e poi c'è questa specie di rettile mutaforme che a me adesso si presenta come un rettile tartaruga preistorico, però può assumere altri sembianze di rettili. Mm. No, 3 di L. 3 entità mentali. Mm. Mhm. C'è pensieri, pensieri, pensieri. C'è questo overthinking, un continuo incessante pensare che non gli lascia sosta, lo sfianca completamente. Tra il 5 e il 6 come livello. Mm, e
diciamo che pensieri molto relativi anche al passato, domande, dubbi, tentativi di darsi delle risposte, di ricostruire, ok? Comunque un'incessante attività da questo punto di vista, che mediamente è così 5-6, ok? Però ci sono dei momenti critici in cui raggiunge anche l'8 e diventa anche quasi un'attività nel sonno, perché è come se pensasse anche durante i sogni, cercasse già di guidarli, di interpretarli, di capirli, già mentre li sogna. Poi l'altra entità mentale si chiama Piaccio, col punto di domanda. C'è questo bisogno di indossare una maschera per ottenere almeno all'esterno una forma di approvazione. Diciamo che in famiglia lui non è stato sostenuto e quindi ha bisogno invece di un sostegno che gli provenga dall'esterno. Questo lo porta in parte ad essere perfezionista, in parte a volte a essere un po' istrione, ok? Quindi un po' il giullare della situazione, Mhm. pur di un po' mantenere magari un tipo di clima e di atmosfera positivo, quello che lui non ha nella sua vita privata, no? E esserne lui l'artefice. Quindi gli venga questo riconosciuto, che lui è un portatore di allegria. Ma un po' è anche come se fosse un modo per raccogliere dei consensi. Mm. E direi che anche questo è il livello 5. E poi c'è qualcosa tipo che si chiama cortesie per gli ospiti. È come se con la maggior parte delle persone lui dovesse cercare di fare una buona impressione. E quindi non mostra realmente chi è, quali sono i suoi tormenti, quali sono le sue debolezze, ma anche un po' per come gli è stato insegnato, lui deve anche seguire una serie di modalità mh, che non lasciino trapelare quello che è la sua guerra interiore, quello che è il suo lacerante dolore. E quindi molti rapporti risultano non autentici. Mm. Livello? Direi 4. Impianti, vediamoli. Lui nel complesso è come se fosse in una specie di parallelepipedo di vetro. È come se fosse quindi costantemente sotto osservazione. Mm? Ehm, Perché comunque lui è dentro questo progetto militare, ok? Quindi, circondato così da questo vetro, si osservano tutti gli effetti delle operazioni che vengono effettuate su di lui. Poi, entrando all'interno del parallelepipedo, vedo che è come se avesse una corona da re, ehm, ma è larga. E quindi, benché lui si sforzi di, diciamo così, trionfare, no, nella propria vita, eccetera, non ci riesce in nessun modo. Lui vorrebbe essere re della propria vita. Invece questa corona è sempre larga, tanto che gli arriva praticamente al collo e quelli che sono le asperità, gli Punte. spuntoni della corona, gli arrivano qua in gola, sul mento. Non è più una corona, è un collare quasi, no? Eh sì. Poi in eterico i testicoli sono molto molto gonfi, come se avessero
accumulato, stress, frustrazione, e anche la sessualità viene vissuta in maniera forse anche meccanica, come una valvola di sfogo, sempre come un qualcosa comunque di non appagante. E poi le caviglie sono tenute ferme tra di loro, legate da una, diciamo così, sì, da una catena d'acciaio che gli impedisce proprio di potersi spostare. Cinema, moglie, amica e l'amica. Sì, a moglie venuta tipo come con due gatti che un po' le danno anche conforto. E sì, sì, sì. E l'amica ha in mano un cristallo, mm, a punta, Mhm. ed è in prima fila insieme alla moglie. L'amica è quella dei registri classici, no? Sì, sì, capito, sì, sì. Giusto, ok. Va bene. Monica, il nostro amico Ross ha in un ginocchio, sì, in un ginocchio il sinistro, che non gli ha mai dato problemi, rinvenuto ormai da tanto tempo un oggetto metallico attraverso la risonanza. E in quel negozio, guardando bene, molto bene, ci sono in corrispondenza dell'oggetto vicino al ginocchio pure due piccole cicatrici. Peccato che Ross non si è mai fatto nulla. Assomiglia molto a un impianto chip, sembra proprio un aghetto, quindi quelli cilindrici. Cosa vedi? Allora, in eterico io vedo un triangolo. Mm, Mm. eh sì. Mm. Ehm, Vedo che gliel'hanno messo nel suo posto di lavoro. Mm. E anzi, anche la sua carriera, In ospedale. sì, anche la sua carriera, che comunque a lui piace perché gli dà soddisfazione, forse l'unica cosa che vada bene per il verso giusto nella sua vita, è proprio stata voluta da questo progetto militare. Ok? Perché all'interno degli ospedali spesso avvengono tanti tipi di esperimenti, tanti tipi di manipolazioni. E a sua insaputa, ovviamente, perché lui non ha ricordo di questo, io lo vedo proprio sdraiato, quindi come se fosse una sorta di eh, incoscienza, di stato di incoscienza, anzi Tu, in anestesia, Ross, proprio. scusa, tu fai le notti? Facevi le notti? Hai fatto magari una notte. Chi lavora in ospedale a volte fa le notti, lui le ha fatte e c'è una brandina finché non ti chiamano, insomma, stai lì a sonnecchiare. Ehm, Però c'è da dire che questi interventi non li dobbiamo immaginare come delle normali operazioni, ok? Mhm. Alcuni potrebbero anche esserlo, però adesso io mi riferisco a lui, a quello che ha ricevuto lui. Sono eseguiti in maniera differente, anche con una tecnologia differente. Tanto che non è che lui si è svegliato e aveva le ferite, capito? Mm? Perché sono dei progetti militari, ovviamente anche guidati da delle entità, ok? Mhm. Che non procedono come procederebbe un bisturi umano, e quindi che richiede la cicatrizzazione, eccetera, è visibile, tutto quanto. No, è una tempistica differente e quindi anche l'esito è differente. Ok? Riescono proprio a ritagliare degli spazi Sì, missing nel time. tempo esatto
Mhm. Per cui a lui sinceramente non è che risulta nulla di irregolare, mm? Però di fatto riescono proprio a realizzare questo intervento che si rimargina molto rapidamente e che in lui non lascia nessun ricordo, nessuna particolare suggestione. Quindi vediamo se abbiamo capito. Plurale maiestatis. Ehm, Lui poteva anche essere, era per forza in ospedale, questo sì. Sì. Non poteva essere a casa, a passeggio, al mare, o in palestra. Per forza era in ospedale perché lì, adesso non lo analizziamo, c'è un progetto militare ai suoi danni, d'altronde ci sono dei militari legati a Yahweh in tutta la sua vita e nelle sue entità eteriche. Poteva essere in piedi, che stava prestando servizio, 3 secondi, neanche, un secondo, come dire, gli ha dato un attimo un colpo, ha detto, ah, che è successo? Ma forse pensavo ad altro. Ecco, era già successo, già fatto. Missing Time bloccano il tempo, fanno. Il primo che ha parlato di queste cose è stato il signor Valanga. Lo possiamo definire un chip, questo coso che ha nel ginocchio? Sì, Ah, chiamiamo chi gliel'ha messo. Il capo, insomma, il capo del progetto. Francis. L'asino parlante. Eh, È un asino. Era eh, l'asino parlante, no? L'asino parlante, mi sembra, sì. Ah, quanti ricordi. Come si presenta Francis? Un uomo? sì, è un uomo, qua ha proprio una divisa color verde militare, e qua sulle spalle delle mostrine rosse e d'oro. Ci conosce? Sì, sì, sì. Si considera un asino? Cioè, allora, dunque, marchiamo male, lui dice. Ok, facciamogli Eh, delle belle orecchie d'asino, gliele mettiamo subito, perché in realtà Francis è l'asino parlante per me. E quindi adesso parla. Italiano? in tedesco. Tedesco di Germania. Ok. Cosa serve il chip? A cosa serviva? A cosa serve adesso? Cosa faceva all'inizio? Cosa fa adesso? C'è un segreto militare. Ma Io non violo i segreti militari. lui deve rispondere alle mie domande. Io sono soprattutto, anche i segreti militari. Sono soprattutto Fernet Branca. Oggi, revival anni 80 da boomer. Su, Francis, sull'attenti. 100 flessioni sacco di merda e adesso risponde. A cosa serve, soldato? Sto cercando di leggere, perché dalla sua bocca non esce niente ed è proprio come se lui stesso fosse a sua volta controllato mentalmente, ok? Per cui non so spiegarti, cioè non vedo niente, un foglio bianco nella sua Beh, mente. chiama il suo capo. Vai, chiamiamo il suo capo. Risposte, risposte. Abbiamo il taccuino vuoto, dobbiamo riempirlo di dati. Chiama il suo capo, il sacco di merda che è il suo capo. Allora, il capo ultimo ovviamente è il ragno. Mhm. Capo intermedio. C'è tipo un coccodrillo, Come si chiama? tipo Giorgio XVII, 17, XVII, per i numeri romani, XVII. Ok, qual è la finalità del chip?
il nome del progetto relativo all'introduzione di questo chip e i risultati su Ross. Ma lui è uno dei tanti che vogliamo trascinare per tutta la vita. Stiamo cercando di influenzare ogni aspetto dell'esistenza, la vita sentimentale, la salute, la carriera. Ok, sempre la stessa storia. Come si chiama questo progetto? Bingo. Ma non è un progetto vecchio. Non si usavano più gli impianti metallici fisici. Perché è ancora ingabbiato in questa cosa, Ross? In realtà quando è partito, sì, si usavano. Quando è partito questo progetto, il progetto parte con un protocollo, ok? E lui ha seguito abbastanza fedelmente questo protocollo perché, a detta di questo George, non è stato difficile con Ross, perché ogni volta che veniva applicata una delle operazioni del protocollo, funzionavano. Quindi si è andata avanti con questo protocollo che sì, è vecchio, come dici tu, ma era di quel tempo lì. E per Ross pareva andare a pennello, funzionava. Perché nella risonanza è un aghetto e perché a te e a me anche viene come triangolo. Perché non è, cioè mi fa vedere che in realtà non è un oggetto esclusivamente materiale. Mm? Quindi ha una parvenza, diciamo così, oh, che casino, una Mhm. No, sono io, parvenza di scusa. tipo, ah, ok, materiale che è quella del lago puntiforme. Però avendo una caratterizzazione di tipo quantico, ok, noi ne vediamo la vera natura, che è un triangolo. Po' come se fosse il corpo del jet e le ali, Sì. dall'alto è un triangolo, o l'altezza del triangolo, che noi quella che vediamo fisicamente, ma nella realtà il triangolo è la forma reale. Va bene, che noia. Tutto qui? Rossa ha un chip. Può sembrare tutto qui, eppure lui dice abbiamo condizionato un'intera vita. Il chip è uno degli aspetti di questo protocollo progetto. Mm. Perché Infatti alcuni, si chiama bingo, come dire, riuscita. perché alcuni hanno ancora questi chip metallici? C'è una varietà di esperimenti. Serve anche portare avanti quelli che hanno dato i loro frutti. Su altri soggetti non hanno efficacia. Se Monica Ross decidesse di asportarlo, prenota un'operazione, poi arriva il giorno, va in ospedale, gli aprono il ginocchio, gli trovano il chip e glielo tolgono. Avverrebbe questo? Sì, lo può fare, per noi non è un grosso problema, perché noi abbiamo modo di prenderlo nei sogni, nella veglia, quello che è più importante è il condizionamento mentale. Bene, ma se lui avesse qualche amico in televisione e facesse poi ehm, eh, mettesse su, insomma, i risultati di questo rinvenimento con tanto di analisi del chip a disposizione di grosse masse di persone, cosa ne risulterebbe? Tecnologia avanzata, sconosciuta, aliena? Mm,
rimarrebbero sul vago di un oggetto non identificato. Perché c'è complicità con il mainstream, quindi si direbbe solo una verità parziale, emergerebbe solo una verità parziale. Se lui vuole andare più a fondo, dovrebbe cercare dei canali meno esposti, con meno Beh, pubblico. va bene. Monica, chiamiamo i due disincarnati, la famosa ex ed il padre. Chip finito. Mi fa vedere un'immagine, come se fossero loro due mano nella mano che camminano sul bagnasciuga. L'ex fidanzata e Ross. Sono ragazzi, eh. Mhm. Come se lei si abbassasse e ogni tanto raccoglie una conchiglia. Poi mi fa provare una fitta al fianco destro, che non so cosa significhi, se lei soffriva di questo quando era in vita. Sì, sì. Non è per farmi un dispetto, loro hanno solo bisogno di dare delle prove che sono loro finché vengano riconosciuti. Non è perché voglia fare nulla contro di me. Assolutamente, io la percepisco come molto dolce, molto docile. Lei è nella casa di Rosso. Dov'è lei? In un bar. Perché? Mi fa vedere un bar. Um, allora, aspetta che cerco di capire meglio. Un bar abbastanza vicino alla costa. Adesso mi sta facendo vedere. Non so se poteva essere un loro luogo di ritrovo, un loro luogo del cuore, un qualcosa. eh, Però la vedo soprattutto vicino al proprio figlio. Poi c'è un cane, mi fa vedere un cane, non so. Mhm. Eh, e poi questa caffetteria, mi viene la caffetteria. Non so per lei che valore abbia la caffetteria, anche perché loro non erano più in contatto, quindi molte cose di lei non le sa più. Eh, mm. È una fiamma arcaica o ancestrale? Allora, mi fa vedere come se loro bevessero un caffè ed è avvelenato. Ed è come se questo caffè avvelenato, a quel punto rompesse la loro relazioni. Ehm, Non fosse più nulla possibile. Come un incantesimo, come l'incantesimo della strega che abbiamo visto come sue entità. Mm. Eh, Quindi è l'incontro con i testimoni di Geova, questo caffè avvelenato. sì, esatto. Ma allora dunque, quello che mi fa vedere è che spesso dietro i testimoni di Geova vengono proprio realizzati progetti militari simili. O quando la persona aderisce nel gruppo, avvengono proprio dei progetti sull'intero gruppo dei testimoni di Geova, oppure anche verso alcuni soggetti che vengono agganciati, poi si sottraggono, ma comunque rimangono agganciati. Come loro Eh, due. sì, esatto, ma c'è un maggiore accanimento, perché comunque non stanno partecipando volontariamente al progetto, ok? Ehm, Lei è molto preoccupata per la famiglia che ha lasciato.
Allora, rispetto a loro due, ma lei però mi fa capire che lei poi ha vissuto con partecipazione e intensità la sua vita, eh? Cioè, al contrario di Ross, che è rimasto molto bloccato, lei invece ha provato un sentimento per l'uomo che è diventato suo marito e ha provato molti sentimenti nel crescere il figlio. Mm? La sua attività emotiva è andata avanti. Quindi, come dirti che con lei c'è stato un tipo di azione diversa da questo progetto militare, ok? Rispetto che a Ross. Beh, il progetto magari era diverso, per Era intero. diverso, era diverso, nel senso che se invece avessero fatto parte di un gruppo era comune. Però questo ha fatto sì che ci fossero proprio due progetti differenti. E sono anche andati in verso direzioni differenti. Lui non si è cinivaccato, ha seguito una serie di informazioni, la sua vita ha avuto una narrativa completamente diversa da lei. Lei si è cinivaccata Esatto. ed è mancata nel 2023. Cause sconosciute, il cuore, no? Mi sembra. Chissà se c'è una correlazione con il famoso malore improvviso. È lei che gli viene in sogno? Ma sai che lei mi dice che io non vorrei sbagliarmi, ma quello che io percepisco è che lei ha continuato la sua vita. Cioè, come se lei a un certo punto si fosse fatta una ragione, no, ehm, di questa rottura. Pur avendo sofferto molto, poi si è fatta una ragione, ok? Lui no. E no, no, e poi erano tutti sogni indotti. Da Il chi? dubbio che avevo io all'inizio avevo espresso a Ross, no? Cioè in realtà sono tutti sogni indotti attraverso questo controllo mentale, che è parte integrante del progetto militare. Mostrare che tu puoi ridurre un essere umano a una carogna. Infatti lui ha come entità eterica, scusami, il Gipeto, che si Mhm. nutre di lui che è quasi come se non fosse più un essere vivente. Perché? Perché lo disconnetti completamente dalla parte più profonda di se stesso. Ok? E E resti su un quindi piano mentale di arrovellamento? di arrovellamento e oltretutto di pensieri che non sono suoi, sono proprio immagini e pensieri indotti. Ce ne sono stati dall'inizio, all'inizio è vero, lui ha proprio ricevuto il comando lasciala, ok? Ehm, E lui ha eseguito questo comando. Però in realtà, se io ti devo dire, non vedo che questa storia sarebbe andata avanti ancora tanto tempo. Se non avessero fatto questo incontro, se non ci fosse stato questo un progetto militare, secondo me poi loro si sarebbero allontanati spontaneamente. Cioè il fatto che a lui ha detto a me non piaceva più a un certo punto, cioè si sarebbe realizzato che non gli piaceva più. Mi dispiace essere fuori dal core, dire una cosa diversa da quella che lui ha sempre pensato e quella che gli hanno portata a pensare, no? Che loro fossero fiamme e continuassero ad esserlo. No, io non riesco a vedere la stessa cosa. Io vedo proprio una parte di un progetto militare molto forte. Va bene, la lasciamo lì la ex, ancora davanti al portale aureo. Vuole dire qualcosa? Sì, voglio la tua felicità, voglio che tu ti faccia una vita, e voglio che tu sia davvero libero. Io curo i miei interessi, ma non lo dice, non so, lei lo dice così anche perché eh, è andata nell'oltre da poco, ok? Quindi utilizza un'espressione ancora molto terrena, va bene? Però è come se lei fosse nel suo ambito, che è e la sua famiglia e la sua evoluzione. Mm. Io non la vedo rivolta a lui.
Come vedi il padre? Sì, quasi che sta nuotando nelle proprie lacrime, con le mani giunte come a voler chiedere perdono. Perché è come se lui in qualche modo si sentisse anche responsabile della fragilità che Ross ha mostrato nei confronti di questo progetto che lo caratterizza da una vita. Perché è come se dicesse che se lui gli avesse dato più sostegno, Ross non sarebbe stata una così preda facile. Mm? Eh, quindi posso dirti che il padre è come se fosse spaccato a metà, ok? C'è una parte che ragiona in maniera più umana per fare capire a Ross. Mm? Poi c'è una parte invece che inizia ad essere più evoluta e più animica e che non so come spiegarti, che sorride. Sorride di tutto questo grande film. Unica Vic, il padre spaccato. È ora di unificarsi. Unificarsi. Lui dice: Io sono già unificato, ma per parlare con voi devo fare questo. Perché voi siete nella logica della divisione. Lui è già nel portale aureo. Io dico di sì. Ah. Va bene, vuole lasciare un messaggio finale, così lo salutiamo al figlio. Forza e coraggio non ti mancheranno da questo momento in poi. E lo salutiamo. Monica, ci sono stati attacchi di entità nel sonno? C'è questo sogno di Ross che è questo. In casa sua c'è un gatto, in casa sua c'è un varano che lo insegue. Lui per difendere il gatto si mette tra il varano e il gatto e il varano lo morde e lui sente un dolore pazzesco alla mano. Assolutamente sì. Mi fa vedere proprio come lavorano molto bene i militari anche con i rettili, e riescono proprio a concertare nei minimi particolari questi sogni che hanno poi una corrispondenza con la realtà, perché riescono a agire. Consideriamo che i militari hanno anche proprio una capacità tecnologica, Mhm. di muoversi fra le dimensioni, la dimensione del sonno e la dimensione della veglia. Ok? Quindi riescono proprio a creare delle correlazioni tra l'esperienza del sonno e l'esperienza fisica. E quindi lui ha sognato di essere morso dal varano e poi effettivamente la mano al risveglio era gonfia e ha avuto la febbre. Per un pelo non viene sodomizzato nel sogno da un padre che sa già nel sogno che non è il padre. Mm, sì, e lui ormai è come se da una parte Ross riuscisse a vedere l'inganno che c'è dietro, però non riesce a liberarsene. Quindi ha capito immediatamente che non si trattava del padre. Gli avevano mandato lì, sì, un'altra tipologia di rettile, perché, come ho detto, è decisamente mutaforme, e che aveva preso le sembianze appunto del padre, per sodomizzarlo. Ehm, un rettile anche con dei tratti un po' satanici. Ehm, eh, quindi Ross riesce a capire che è un trabocchetto, mm, riesce anche a svegliarsi dal sonno
però non riesce ad uscire dal grande gioco da questo progetto. E quindi poi tanto ci sarà di nuovo un altro sogno. Siringa naso, siringa orecchio. Mm. Sì, questa qui però non è un abduction di tipo fisico, ma è eterica. Eh, Perché questo suo progetto, come ho detto, implica varie modalità, no? E una di queste sono proprio anche questi tipi di interventi eterici, in cui dunque, qua volevano anche produrgli un sanguinamento del naso e un'otite, Ci sono ok? riusciti? Eh, Lui si è svegliato, mi sembra in entrambi i casi, Mhm. eh, e quindi non è andato fino in fondo. Però Sventato. secondo me, sì, qualche disturbo all'orecchio c'è stato. Monica, rune in Val d'Aosta. Allora, mm, sono onesta, dico quello che vedo, non è tanto le rune che hanno avuto l'effetto, ma è quest'uomo, questo sciamano. Mm. Io in eterico lo vedo come capace, ok? Quindi lui è stato in grado, diciamo così, di sciogliere quello che era l'innesco partito nel sogno. Cioè lui aveva sognato questo morso, si era gonfiata la mano, gli era venuta la febbre, eccetera, e in qualche modo lo sciamano è riuscito a, come posso dirti, a tagliare quel tipo di filo che i militari avevano creato. Mm? Tagliando questo militare, scusami, questo filo, si è sciolto il tipo di problema, ok? Quindi lo sciamano si è avvalso delle rune, poteva anche avvalersi di qualunque altra cosa, di erbe medicinali, di quello che voleva, ok? È stato il suo intento e la sua capacità per cui vedo che ha avuto un ottimo risultato. Ottimo. Cause esoteriche di gonfiore addominale. Il gonfiore addominale lo vedo legato al gonfiore dei testicoli, come se più o meno la dinamica fosse la stessa. Questo accumulo di stress e di frustrazione riguarda sia appunto i testicoli che l'addome. Però diciamo che il gonfiore dei testicoli rimane solo a livello eterico e più che altro genera un malessere, un'insoddisfazione anche sessuale. Invece a livello addominale riesce ad essere proprio fisico. Averne piene le palle, no? Si dice. Eh sì, sì. Tendenza ad ingrassare. C'è questo Francis che ha come note nel suo progetto facciamolo diventare un pachiderma. Calo di forza, aumento di stanchezza. Sì, lui prova in tutti i modi, Ross, a raccogliere le proprie energie, mm? Vuole farle proprie, ma in realtà non ci riesce perché ci sono molte altre forze che le controllano. Che, come l'abbiamo detto, lui è dentro questa teca, questa specie di parallelepipedo di vetro dove avviene il tutto. Iperinsulinismo, abbastanza passato. Sì, infatti non vedo molto, perché era mm, allora, vedo a un certo punto che gli iniettano come un ago nel braccio e gli producono questo scompenso. Però è stato uno degli esperimenti neanche così interessanti per loro, ok? Dolori articolari.
Mm. Dolore articolare mi fa vedere che il Gipeto è come se fosse arrivato mm, allo strato più profondo di Ross e quindi a produrre proprio un dolore alle articolazioni con il suo becco che continua a nutrirsi, no? Problema al ginocchio destro. E lui mi fa vedere il discorso della corona, come se lui fosse un re in ginocchio e quindi soprattutto il suo aspetto maschile risulta veramente mortificato, no? L'ha messo in ginocchio completamente. Monica, Reiki per Ross, sì o no? Reiki, è lui che riceve? Tu lo fai e lo ricevi, mi sembra di aver capito. Sì. Sei terzo livello? Secondo livello. Però non lo considera non lo usa più tanto. Qualcosa? Sì, no, lo fai. Qualcosina, non tanto. Allora, chiaro che lui non è nelle condizioni ottimali in questo momento, va bene? Per fare qualunque tipo di trattamento. A lui va molto bene nel suo ambito, eh, nell'ospedale, anche perché questa invece è una parte approvata dal progetto, che lui lavori in ospedale, che lavori bene, che tutto vada bene, ok? Lui lì proprio ha le porte aperte, non c'è nessun problema. Ehm, allora, il Reiki è un trattamento molto difficile da eseguire, capisci? Faccio fatica a consigliarlo Chi che sia. sì, perché non è per nulla facile da gestire. È uno di quei trattamenti in cui se non si ha un ipercontrollo, iperconoscenza di sé, purtroppo viene immediatamente interferito. Registri akashici che ha fatto, dove c'erano scritte alcune cose, sono stati aperti e lui ha potuto sapere alcune cose. Secondo me, allora, questa amica l'ha fatto assolutamente in buona fede, io lo vedo chiaramente in buona fede, però c'è da dire una cosa, che di fatto quando apri, mh, dico anche come esperienza in prima persona, non mi tolgo da questa cosa, quando apri i registri akashici, in realtà se non sei più che abile e più che consapevole, mh, ti fermi al basso astrale, ok? Quindi di fatto le informazioni che ricevi, che per te sono informazioni di luce, non lo sono Mhm. per te, sono delle bugie, sono degli inganni. Tutti quanti noi, quando iniziamo queste pratiche, ci incagliamo nel basso astrale perché è fisiologico, perché non abbiamo gli strumenti per oltrepassare il basso astrale, ok? Se Mhm. tanto più non cogliamo gli inganni, ci rimaniamo in quel basso astrale, capisci? Perché loro sanno anche raccontarti delle menzogne in maniera molto melliflua. Ma se lì ci va cupezza, ti rendi conto che c'è sempre qualcosa che non va. Solo che dovresti mettere da parte l'aspettativa, l'accecamento, sai, no? Oh, che bello, ah, l'amore eterno che va oltre la morte. Perché poi se guardi meglio ci sono dei particolari che non tornano. Ma poi i registri sono l'apertura dei registri, lì c'è scritto tutto, io sono quello è la mia missione, lui è la mia fiamma, lei è la mia fiamma, questo devo quello che... No, io creo tutto, io cambio tutto, io desidero tutto, io sono il creatore, non il registro. Magari il registro può anche fotografare in un secondo istante, ok, forse una situazione realistica o del passato, ok, ma non è quello che comanda. Ci circondiamo di
cazzate che ci comandano. Nessuno ci comanda. Poteva essere la fiamma, Pinco, Pallo, che se Ross lo cambia adesso, per sempre. Che se ne frega del registro, che diceva un'altra cosa e che magari forse era vera in passato, chissà quando, chissà come, e forse no, non lo è mai stata. È Ross che si ascolta e che decide. Allora, i registri akashici è come se assolutizzassero un copione. Noi siamo in un Esatto. film, Sì. ok? E dicono che è valido solo quel copione lì. Non è vero, perché il copione che noi abbiamo è in continua trasformazione, è un computer, è un copione quantico, non è statico. Quando tu recepisci che c'è un copione statico, vuol dire che non sei andato oltre il basso astrale. Il basso astrale ti vuol far sembrare che è già tutto deciso, che è così, che è immutabile. Possiamo definire il basso astrale l'ego, in questo caso? Anche certo, certo che sì. Bene. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Bene, torniamo con la ex che è ancora lì davanti al portale aureo e vedremo adesso se ci entrerà oppure no, a quel giorno dell'84, un sacco di tempo fa, quando loro due stavano bene insieme, passeggiavano e hanno incontrato presso due testimoni di Geova, di solito sono due. Iniziano a parlare, fare figli, non fare figli, questo vuole, quello non vuole, la trasfusione, non dovete, venite con noi. Scatta tra di loro un feroce litigio e da lì tutta la vita di Ross è cambiata. L'anno dopo la molla, come si molla una a cui non si tiene, la pensa in un modo e la tratta in un altro, tutto va male, tutto va a rotoli. Yahweh, bingo. Però se io seguo lei, non è esattamente lo stesso racconto di Ross. Perché lei mi fa notare, però già qualcosa c'era che non andava fra di noi. Non era esattamente tutto così perfetto. E infatti diciamo che questi testimoni di Geova legati al progetto militare, a Yahweh, eccetera, hanno agganciato le persone giuste, ok? Cioè non è ovviamente nulla, è un caso, c'erano quelle giuste frequenze, ok? Quelle giuste vibrazioni, c'era assolutamente il loro consenso. Mm? Ehm, Però è come se poi anche questo rimpianto in lui, questo misto, no? Forse indotti, non sono realmente spontanei. Io vorrei far capire questo, Ross. Cioè, io lei la sento libera da questa fase qui della sua vita. Non la vedo più dentro questo. Il fatto Fossi, che poi lui l'abbia sognata quando di fatto lei poi è morta, no? Ok? Non era lei che è entrata in lui. Questo che io percepisco, questo proprio su sbagliare tutto, ok? Ma non è lei in quanto fiamma che si è collegata a lui, gli ha voluto dire io me ne sto andando da questo piano materiale, eccetera. No, loro hanno il controllo perfettamente di tutto, sapevano benissimo che lei stava morendo e gli hanno fatto arrivare l'informazione a lui, per ok? creare il film, Assolutamente, bravissimo. ma va bene così. Io adesso se fossi Ross, ma anche se fossi lei, passerei il mio braccio, il mio avambraccio sul tavolo e butterei via tutto, dicendo: ma chi se ne frega, rifacciamo tutto. Come la vedi questa immagine? Ma io Ross lo vedo un po' sconcertato perché è chiaro che lui si è costruito in tantissimi anni una sua lettura, una sua interpretazione, capisci? Mhm. Non è per niente facile per lui adesso rivedere tutto in questi termini.
Però i nostri Francis mulo parlante, non asino, mulo parlante, George XVII e quant'altro oggi verranno tolti. E magari anche il chip fisicamente. Lei mi fa vedere che sta correndo libera nei prati, tra i fiori. Lei dice: Io sono libera. Vuoi liberarti anche tu? Io non c'entro più niente con te. Vedo che annaffia questi fiori. Lui dice: Fai altrettanto. Creati lì il tuo prato meraviglioso e annaffialo. Le vuole andare? Lei è in questa specie di condizione, se così vogliamo dire, intermedia, nel senso che molto spesso io credo che questo qui sia parte del portale aureo, sai? Questa cosa che mi fa vedere di fiori meravigliosi. Traesce. Sì, 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 perché ha Sta bisogno di aperto. stare vicino. Sì. Mm. Quindi se ne va nel prato fiorito dentro, però ogni tanto esce, tiene bello aperto, no? Non vuole chiudere completamente. Sì. Messaggio finale della ex. A chi vuole, non solo a Ross. Al figlio ti vedo tanto triste, vorrei fare qualcosa per te, non so come ridarti la ragione di vita, ecco, una cosa del genere. Ehm, a Ross dice dare un colpo di spugna è possibile. E vedrai che dopo questo colpo di spugna il panorama è completamente diverso. La salutiamo. Anche come se dicesse riscopri tua moglie. Andiamo al cluster con Ross. Sì, gli lascia un tulipano e dice: Puoi iniziare da un tulipano, ma non sono io il tulipano. Io sono stata parte della tua vita. Non far girare tutta la tua vita intorno a me, a noi. Un tulipano fra tanti altri meravigliosi fiori. Coltiva gli altri. Scusami, dicevi? La salutiamo. Sì, certo, certo. Ci teneva a fargli capire questo, no? È importante. Lei è stata una parte, ma lui adesso può creare tutto un giardino con tanti altri fiori. E andiamo al cluster con Ross. Non si capisce niente. Sembra che un rottamaio, un ferrivendolo si è riempito il camioncino di vari oggetti di ferro, di rottami, eccetera, no? E poi li ha rovesciati per terra. Ed è tutto un gran guazzabuglio di oggetti di cui non se ne riconoscono neanche l'origine, non si capisce neanche cosa sono. Ci sono molle di vecchi materassi, varie cose arrugginite. Colpo di spugna? E Francis è sfidante, dice: Vediamo se è capace. La sua mente ormai è nostra. Non è un momento facile. Eh no, è come se lo sentissi quasi dilaniato, come se avesse una gran voglia di strapparsi di dosso tutto, no? Entità, tutti questi impianti. Però come se facesse a rallentatore, grandi sforzi,
Come si fa a fare un aiuto? Aspetta, vediamo un po'. Perché fa Un così tanti aiuto. sforzi? Perché? 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 Sono i Perché suoi da una contratti. vita che è imprigionato in sta roba, capito? Vuole restare imprigionato? C'è un'altra vita di Ross alle porte di questa azione, dietro questa azione. E Lo ricordiamo che so. la vita è finta, virtuale. Ci sono videogiochi su videogiochi, se vogliamo, o solo un videogioco. Tutta la vita sempre la stessa storia. E invece no, si cambia il disco e si cambia completamente la vita, in qualunque momento, anche a 2 ore dalla propria morte. Perché Mm, no? mm, mm. Eh sì. Non è il caso di Ross, ovviamente. Allora, vedo che mi presenta uno specchio ovale e dice: Adesso questo non lo faccio più usare a loro, adesso questo lo uso io. Io mi guardo e mi guardo in fondo e mi guardo veramente. E mentre mi guardo, mi perdo in me stesso e perdendomi in me stesso vedo la mia essenza divina. Quando sono lì, che sono nella mia essenza divina, scopro di poterlo fare, di averlo già fatto, di aver già buttato i miei contratti in un portale definitivo. Ed è davvero così, è un portone antichissimo che lui ha sigillato, un edificio caratterizzato da questo portale, lui ha buttato via i suoi contratti, tutti i suoi pezzi di ferro. Adesso vedo che ha veramente una corona in testa giusta per lui, perfettamente aderente alla sua testa, ha una postura molto fiera e con il suo scettro di re vedo che disegna un cuore d'oro e questa è la Eternum. E a chi lo dà? Lo dà sia alla moglie che ai gatti. Poi c'è anche il cane. Non so chi è sto cane che viene. Boh, vabbè. E... Magari è mio. Entra. Disse la Eh, signora con un cane sulla pancia. eh, infatti. Mm. La signora. Ok, quindi non c'è più nulla. C'è solo il cuore d'oro. Che pulsa, brilla e pulsa. Ne fa una copia e lo mette direttamente nell'avatar. Nel momento in cui allunga il braccio e lo mette nell'avatar, l'avatar se ne va in un portale definitivo. Sostituisce il disco, Mm, il DVD, il CD, il disco, il supporto. Tanto è un gioco, mm, è una simulazione, ci sarà un supporto, no? Da qualche parte. mm, mm. Ai 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 ai, caramba. Chissà cosa è successo al povero Francis Mulo Parlante. Francis, tutti i militari, il Gipeto, la strega, il rettile mutaforma, Yahweh, così che girava, i pensieri, pensieri, pensieri. Piaccio, cortesie per gli ospiti, esistono e tutti gli impianti esistono ancora? Tutti licenziati e distrutti. Affondando esiste ancora? No, perché c'è proprio terra adesso.
terra fertile. Nuovo progetto terra fertile. Sì. Meglio di così. Puoi coltivarci quello che vuoi, anche niente se vuoi. Tutto è lecito. Lo lasci incolto e il prato e la terra darà risultati spontanei, fiori di campo. O un grande orto. O cosa coltiva? Qua vedo Ross? carote, violette, sai, un po' così di fantasia, banane. Non è possibile, perché prima di iniziare questa sessione ho visto per caso un video di una bambina che dava le carote ai cavalli. Ha dato tipo 7 carote a 7 cavalli diversi. Anche lentamente era molto divertente vedere la bambina piccola, piccola, con tutte le carote infilate nella cintura, che ne dava una, guardava che questo se la mangiava tutta, poi andava da un altro in una stalla. E tu mi parli di carote, come sempre, ovviamente. Va bene, vibrazione da 2 a... Tra l'altro è in crescita, perché adesso vedo 200, però già vedo 205. La risettiamo, la rivediamo dopo. Consapevolezza. 160. 68, 168? Mm, PS. 48. Vite. 1905. Cervello. 98. Suscettibilità ipnotica. Quasi 50. Buono. 3D. 34. Vivacità animica. 98. Messaggio di Ross alla moglie. Possiamo riscoprirci. Possiamo iniziare ora. E sarà una gran sorpresa per entrambi. Messaggio di Ross a Ross. Quanto mi sono maltrattato, quanto mi sono mal ascoltato, quanto ho finto, quanto mi sono sottomesso, quanto mi sono ingannato. Ora ho visto, ora comprendo, ora inizio a fiorire. La bellezza è con me. La verità e la semplicità sono in me e fuori di me. Lo vedo con le braccia spalancate verso il cielo, piove, lui apre la bocca per accogliere l'acqua e si sente vivo. Vivo, vivo, vivo. Perfetto. Pronta a tornare, Monica? Sì, sì.